Ehi là, bentrovati sul mio canale. Come alcuni di voi sapranno, mentre lavoro il mio primo romanzo ho scritto diversi racconti brevi che potete leggere gratuitamente sul mio sito, alcuni dei quali hanno vinto diverse menzioni di merito in concorsi letterari nazionali e internazionali. Per questo oggi vorrei parlarvi di racconti brevi, una formula di scrittura spesso sottovalutata, che però può regalare delle belle perle. Ecco quindi 6 motivi per i quali dovreste scrivere racconti brevi. Numero 1. Sono brevi. Ma dai, Essere breve è la caratteristica principale di un racconto breve, ma proprio per questo può aiutarvi a migliorare molto. A differenza di un romanzo che se siete alle prime armi può richiedervi anni, un racconto richiede pochi giorni per essere scritto. Il punto è che un racconto breve, per quanto corto, vi costringe a passare attraverso tutte le fasi che richiede anche un romanzo, quindi dall'idea alla progettazione, dalla prima stesura a più fasi di editing, finché non siete soddisfatti del risultato finale, poi fatelo leggere a qualcuno, amici, familiari, ascoltate i feedback e se è necessario, tornate alla fase di editing. Potete quindi fare esperienza del processo di scrittura dall'inizio alla fine in poco tempo e imparare a gestirne le varie fasi. Numero 2. Sono veloci da scrivere. Scrivere un romanzo può essere molto difficile e stancante, soprattutto se siete agli inizi della vostra carriera e nel frattempo state anche studiando o facendo un altro lavoro. Può capitare di rimanere bloccati, il famoso blocco dello scrittore, oppure di aver bisogno di staccare un attimo per fare una pausa e rigenerare le energie creative. In questi casi scrivere un racconto breve è perfetto perché vi richiede pochi giorni di impegno e poi potete tornare al progetto principale a mente più fresca. Numero 3. Idee particolari. E questa secondo me è la parte migliore dello scrivere racconti brevi. Se avete mai provato a scrivere dei romanzi, sapete che non tutte le idee si prestano a essere sviluppate per diventare delle lunghe storie, magari perché l'idea stessa non si presta a sviluppi interessanti sul lungo periodo, oppure perché non c'entrano niente con i vostri piani del momento. I racconti brevi possono dare sfogo a tutte quelle piccole idee, folli o meno, che possono venirvi in mente di tanto in tanto, ma sono troppo piccole per essere sviluppate in un romanzo, oppure che non c'entrano niente con quello che state scrivendo attualmente e non trovate un modo per integrarle. Il bello di un racconto breve è che basta un'idea per dargli vita e scrivere qualche pagina. Non serve una trama complicata che, anzi, è bene che sia lineare. Volete scrivere di un uomo che viene morso da una trota e diventa un pesce mannaro che rischia la pelle ogni volta che c'è la luna piena e si trova lontano dall'acqua? Una donna che viene morsicata da un ramo e si trasforma in una pianta rampicante assassina? Un bibliotecario che è alla presa coi ratti che gli mangiano i libri? O uno yogurt che diventa senziente e risolve i problemi dell'umanità? Aspetta, questa l'hanno già usata. Ecco, tutte queste sono ottime idee per un racconto breve. Numero 4. Concorsi letterari. Ogni mese vengono banditi decine di concorsi letterari per racconti brevi, che rappresentano un'ottima palestra per i vostri muscoletti da scrittori. Se non sapete dove trovare i bandi di concorso, vi consiglio il sito che uso io. Si chiama concorsiletterari.it, vi lascio il link in descrizione. È molto comodo perché riunisce in un'unica lista tutti i concorsi letterari banditi in Italia in ordine di data di scadenza. Potete trovarci concorsi nazionali, internazionali, gratuiti, a pagamento o per opere inedite o edite. E non solo, potete trovare anche tanti concorsi per poesie, nel caso vi piaccia scriverne, e anche per romanzi, pure quelli sia per inediti che per editi. Numero 5. Curriculum. Questo punto è strettamente legato a quello precedente, ovviamente, perché vincere dei concorsi letterari o accaparrarsi delle menzioni di merito o rientrare nella rosa dei finalisti sono tutte cose che ti permettono di iniziare a costruirti un curriculum da scrittore. Inoltre alcuni concorsi letterari sono soliti pubblicare delle antologie contenenti tutti i racconti che sono rientrati nella rosa dei finalisti e potrebbe capitarvi, come è successo a me, che i vostri racconti siano inseriti in queste antologie, il che è un ottimo modo per continuare a far crescere il curriculum. Un domani potreste voler pubblicare una raccolta dei vostri racconti o trovarvi ad avere a che fare con un editore per la pubblicazione di un romanzo e avere al vostro curriculum dei riconoscimenti ottenuti in concorsi letterari può aiutare a darvi credibilità, ovviamente. Numero 6. Soddisfazione personale, e qui ci riattacchiamo al discorso che facevo nel punto 4. Di scrittori in depressione ne è lastricata la storia e molti di noi passano tanto tempo a mettere in dubbio le proprie abilità. E anche se ci si dice sempre di non essere mai i primi detrattori di se stessi, a volte il cervello semplicemente non aiuta. Vero cervello?
Concludere qualche bel racconto breve, anche solo per condividerlo con gli amici e ascoltare quello che ne pensano, può essere un balsamo per l'autostima e darci la forza di combattere la sindrome dell'impostore che ci guarda sempre da un piccolo sgabuzzino nascosto nei meandri del cervello. E questo era tutto per oggi. Mi raccomando, andate a leggere i miei racconti sul sito, vi lascio il link in descrizione. E nel caso vi piacciono i miei racconti o i miei video, considerate di supportarmi su Patreon. Significherebbe molto per me. E con questo è veramente tutto. Iscrivetevi al canale, mettete like, scampanellate la campanella e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!